Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, questa lettura è un po' diversa dal solito, andiamo a vedere l'evoluzione del karma per i prossimi 3 mesi. Non ha un periodo di tempo definito nell'arco dell'anno, ma ha una validità di 3 mesi da quando ascoltate la lettura. Bene. Mostrami, Scorpione. Ok, evoluzione del karma. E abbiamo la carta delle stelle. Amici dello Scorpione, sento come una sorta di avvicinamento a tutto quello che potrebbe essere il mondo spirituale, a quello che potrebbe essere lo studio anche dell'astrologia, ehm, piuttosto che una sorta di apertura a certi canali intuitivi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere due di coppe. Abbiamo un 7 di bastoni, un 7 di denari, nuovamente la carta della stella, cavaliere di spade, 6 di spade e re di spade. Allora, sembrerebbe avere a che fare con una relazione per qualcuno di coppia, perché abbiamo questo 2 di coppe, ma per qualcun altro è una relazione importante. Allora, per qualcuno ho come la sensazione che sia rivolto verso se stesso e per qualcun altro verso un genitore. Adesso andiamo a vedere un attimino carta per carta, però ricordate sempre che siete tanti e io cerco come di fare degli esempi. Però qui ho come la sensazione che, allora, in una prima parte del periodo le cose sono un po' lente, sono più da osservare. Nella seconda parte del periodo ci può essere un po' più di movimento. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questo 2 di coppe. Abbiamo un 3 di pentacoli e un cavaliere di bastoni. È come se ci fosse una battuta d'arresto con questa relazione o in questo progetto. Allora, la relazione potrebbe essere romantica perché comunque il 2 è di coppe, ma non è detto che sia necessariamente romantica. Come vi dicevo, potrebbe essere affettiva tra un genitore e un figlio, ma considerato il 3 di pentacoli potrebbe essere come una nuova idea con questa stella proprio nel campo lavorativo o comunque un movimento energetico in campo lavorativo. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, perché qui si tratta di smettere un po' di forzare le cose, ho come la sensazione che, perché avete anche questo 7 di denari dopo, e infatti è come se aveste bisogno di un periodo di riposo, un periodo dove avete bisogno di pensare alla guarigione, di magari cambiare certe abitudini alimentari, mi hanno detto. Ehm, Perché comunque quando c'è la morte si parla di una trasformazione di qualche cosa che si lascia indietro e avete anche un 4 di spade, quindi ho proprio la sensazione che dobbiate mm, smettere con qualche attitudine, magari anche proprio di difesa, e semplicemente occuparvi di più di voi stessi, di pensare a riposare, pensare a come poter ricaricare le pile.
Andiamo a vedere il 7 di denari, perché ho come la sensazione che dobbiate imparare un po' la virtù della pazienza con questo 7 di denari. È come se tutto quello che si poteva fare lo aveste fatto e adesso non si può fare altro che rimanere in attesa, rimanere aperti e ricettivi. Allora, abbiamo una torre e un 4 di bastoni. È come se fosse stata destabilizzata. Allora, per qualcuno è una situazione inerente a una casa, inerente a una stabilità quotidiana, inerente a una stabilità di coppia o una stabilità relazionale con qualcuno. Vi dico, è un po' quello che dovrete affrontare nel prossimo periodo, il fatto di dover innanzitutto lasciare indietro certe cose. Datemi una carta per la morte. Giudizio appeso. Può essere che sia un periodo dove vi giudicate tanto, dove giudicate tanto gli altri, però di nuovo c'è l'appeso come una carta di lentezza. È come se aveste bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista e per farlo dovete un po' staccarvi dalla società. Il 4 di spade è proprio la carta che vi dice andate a fare un giro, prendetevi un fine settimana, ehm, fate un viaggetto, fate, non lo so, una piccola vacanza, un corso, un ritiro spirituale. Andiamo a vedere questa stella. Abbiamo gli amanti che un po' mi richiama la carta iniziale del 2 di coppe. E un 3 di bastoni. Se fosse una questione di coppia potrebbe anche essere interessante, perché soprattutto se c'è quella questione della casa dove magari avete fatto dei movimenti anche proprio a livello di coppia e non riuscite a vedere sblocchi, siete in una fase un po' di stand-by, si tratta di darvi nuovi obiettivi o di dare nuovi obiettivi alla relazione in questo periodo. Come il ok, c'è la possibilità. Ricordatevi sempre che quando qualcuno crede qualcosa, crea quel qualcosa. Quindi bisogna prima iniziare con la stella anche a visualizzare un pochettino, no? Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Perché con il cavaliere di spade è come se ci fosse una sorta di cambio di ritmo. Tutto il blocco, la stasi, il portar pazienza, la sensazione di non poter agire, la sensazione di impotenza, è come se ad un certo punto venissero tagliate, perché qui avete 3 carte di spade. Allora, qui abbiamo un 8 di coppe e un mondo. Guardate, per qualcuno si tratta di un distanziamento, di un allontanamento, di un trasferimento, di un viaggio, di un qualche tipo di ritiro di nuovo, lo sento molto. Per qualcuno può essere nella prima parte del periodo, per qualcun altro nella seconda parte del periodo, ma considerato che qui abbiamo carte di stasi, lo vedo diciamo un viaggio più corto, più breve. Qui, considerato che abbiamo il mondo, potrebbe proprio anche essere un trasferimento verso nuovi obiettivi. Non so, se per esempio ci fossero stati problemi fiscali, legali, per quello che riguarda l'acquisto di una casa e la vostra idea di trasferirvi magari è crollata, qui si tratta di mettere nuovi obiettivi, di non perdervi d'animo fondamentalmente e di andare verso nuovi territori. Andiamo a vedere 6 di spade. Guardate come si è fermata. È un re di coppe, vediamo se casca. Dieci di spade e ruota della fortuna. Questo ve lo metto qui lo stesso. Può esserci un certo tipo di distacco, come vi dicevo. Anche la ruota della fortuna mi parla di cambi e il 6 di spade è una carta di allontanamento, di viaggio.
Vi dirò, qui è più un cambio a livello mentale, qui potrebbe essere più un cambio, un trasferimento a livello fisico. Però se unite le due cose, sicuro che un cambio avviene. O è il dare alle spalle a quello che è stato magari questo tipo di delusione, di presa di consapevolezza, potrebbe anche essere. È come se ci dovesse essere una sorta di reindrizzamento degli obiettivi, vedere le cose, perché avete anche il giudizio, vedere le cose da un punto di vista più ampio, lasciare indietro certe questioni egoiche legate alla stabilità. Vi faccio un esempio. Ci sono delle persone che sono talmente insicure che si legano letteralmente a delle regole ferree, perché in quel modo si sentono al sicuro. E perché cioè, in questo caso qua è come se avessero un'insicurezza di base molto 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 profonda. Che cosa succede? Quando queste regole vengono meno, in queste persone si scatena una sensazione di disagio molto forte perché appunto vengono a mancare le sicurezze e le certezze. Si tratta un po' come di reindrizzare gli obiettivi verso nuovi territori, verso nuovi progetti. Vi dico, non mi sembra tanto una questione di lavoro, sinceramente, la sento più una questione o di cambio di residenza, o questioni legate a una casa, o appunto, come vi dicevo, la relazione di coppia o genitore-figlio. Andiamo a vedere questo re di spade. Però guardate, qua avete due 10 e comunque io sento che nel momento in cui farete questo cambio, questo trasferimento, questo distanziamento, quello che per voi rappresenta il mondo, sento che è come se si compisse, se si concludesse un certo tipo di ciclo. Allora abbiamo un re di spade, un 10 di pentacoli, spiegato da un 10 di pentacoli e da un 7 di bastoni che avete già qui. È come un difendere un nuovo tipo di territorio, perché giustamente qui c'è la visione del nuovo territorio, qui mi sposto e qui creo qualche cosa e difendo la mia zona, difendo il mio spazio, difendo le mie idee, però col 10 di pentacoli è più un qualche cosa di concreto, di materiale. Ragazzi, se per caso avete una compravendita, adesso questo ve lo dico perché mi è arrivata una parola in particolare, sento che qualcuno trasmuterà un progetto o di ristorazione o di albergo o un qualche cosa, diciamo, in centro città per comprare una cascina in campagna. Non sento che sia un rudere, più che tutto come un qualche cosa sì, su cui investire, come se fosse una casa di campagna dove fare magari delle feste, dove fare magari dei catering piuttosto che dei concerti o cose di questo genere. Guardate, ve la dico così come l'ho sentita, poi magari a qualcuno risuona e a molti no. Ok, direi che è un periodo interessante, ragazzi. C'è comunque una sorta di cambio e una nuova visione. Vi dico, potrebbero arrivarvi delle idee interessanti con la carta delle stelle e da lì iniziare a vedere le cose ehm, da un altro punto di vista, sia geografico che mentale. E qui il sunto un po' è quello di ampliare gli orizzonti. Purtroppo, tra questo appeso e il 7 di pentacoli e anche un po' questo cavaliere di bastoni che è girato al contrario, sento che nella prima parte del periodo non c'è tanto movimento, è più una fase riflessiva, è più una fase di come se fosse una sorta di scossa di assestamento, ok? Perché qui è come se ci fosse stato un sì, c'è una relazione, ma c'è qualche cosa che intoppa, qualche cosa che bisogna lasciare indietro. C'è tanta mente comunque, qui. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ok. Abbiamo morale, possibilità e completamento. Ecco, guardate, potrei mettervele qui così, vedere le cose
da un punto di vista più ampio. E qui, siccome la morale è una regina di spade, e qui vi ho detto che ci sono tante spade, può essere che ci sia qualche cosa a livello di moralità. Che cosa voi pensate che sia giusto moralmente, piuttosto che quello che pensate che sia sbagliato, che probabilmente ha bisogno di essere visto non tanto dal punto di vista del è giusto o sbagliato, ma semplicemente con il giudizio, come avere una visione più ampia, quindi dire vabbè, non importa se sia giusto o sbagliato, il punto è che adesso è così e si cambia taglio mentale. Da qui, da dove posso partire con quello che ho, vado, qui c'è anche la carta del completamento, ragazzi, quindi che è un'altra volta la carta del mondo e possibilità. Secondo me c'è un grosso cambio, un grosso, soprattutto cambio nel modo di osservare, di prendere coscienza della realtà e da lì è come se ci fosse una presa di consapevolezza che vi porta ad un movimento alla fine del periodo. C'è il completamento e la possibilità. Sento che arriverete ad un punto dove vi renderete conto di avere le carte in regola per darvi quella possibilità in più, per, diciamo, accogliere quello che è la possibilità che vi darà la ruota della fortuna, il cambio. Tenete presente che queste sono due carte di eredità, sono due carte, questa in particolare, una carta di contratti, qui abbiamo cambi, qualche, diciamo, situazione che arriva al culmine, è un... Di solito sono sempre cambi in meglio, ma con la ruota della fortuna, poi qui avete anche morte e torre. Devo dire che nei prossimi 3 mesi, ragazzi, le cose andranno avanti, perlomeno a livello mentale, più velocemente di quello che andranno avanti a livello fisico, ma ad un certo punto vi renderete conto della visione di insieme, anche se a livello pratico dovrete aspettare per qualche cosa, alla fine questo cambio, questa chiusura ciclo, questo nuovo mondo ehm, inizierà ad arrivare. Mm? Belle, andiamo a vedere un koan. Sì, vi dico che la trasformazione non sarà leggera, ragazzi, perché qua avete la... ed è tutto la testa, anche qui. In questo mazzo specifico parla della morale religiosa, però diciamo che nel mondo moderno si potrebbe anche un po' vedere come quella che è la morale sociale, cosa dicono gli altri, cosa direbbe la società, che cosa è ben visto o cosa non è ben visto. E qui ad un certo punto mi viene da dire come se imparerete anche un po' a fregarvene di quello che dicono gli altri, cioè ma chi se ne frega, come vi dicevo, le cose sono così e cerco di dare un senso, un completamento, un risultato a quello che sto vivendo, indipendentemente dalla morale che ci possa essere. Fatemi sapere come vi risuona, perché è una lettura un po' particolare. Ok, allora non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Eh già, non è importante se è giusto o sbagliato, non è importante che cos'è la verità o che cos'è una bugia, semplicemente se voi vi astenete dal capirlo, vedete che le cose sono così come sono e sono anche complete così come sono. Questa carta mi fa venire in mente una frase che io mi dico spesso quando ci sono degli eventi nella mia vita che io non capisco perché mi sia successa quella roba lì, e io spesso mi dico che sicuramente l'universo ha un piano che io adesso non capisco, però prima o poi capirò. E quindi mi fido e mi affido anche un pochettino a quello che è il piano dell'universo, anche se io non riesco a comprenderlo. E mi do la possibilità di vivere questo piano, cioè si tratta anche di accogliere quello che ci sta succedendo e anche un po' di lasciar fluire, lasciarsi andare nel flusso. Mm? Bene. È anche un po' per quello, secondo me, che le stelle potrebbero arrivare come evoluzione da un punto di vista spirituale. Mm. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata d'aiuto, di ispirazione.
Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Se volete potete dare un'occhiata ai temi trattati controllando le playlist dedicate agli abbonati che sono quelle con le copertine lilla. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!